Filippo Nordi, siamo in diretta qui a Ronta, sono le ore 13, dove siete voi non lo so, perché noi viviamo in questa isola felice, quindi gestiamo anche il tempo qui. Siamo in diretta su Radio Centrale, io sono Filippo Nordi, questo è Romani Colino. Oggi abbiamo un ospite. Come lo possiamo descrivere il nostro ospite? Un ospite. Un'ospitona, ospitona, non ospite qualunque. Abbiamo con noi la fornitrice, sì, del One Minute Psychology, la dottoressa Laura Cenci. Laura! Non era Franca, non era Franca. No, ma io, per me, cioè, sono mesi la chiamo Laura Cenci. Ma perché? Non lo so. Chi è Laura Cenci? Non lo so. Lo scopriremo, lo scopriremo. No, è Chiara Cenci, comunque lei mi conosce, se non si offende perché No. sa che ho un'età e la mente è quello che è. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Cosa fai qua con noi? Bentornata. Ti assisto come si fa Sì, con le noi persone che abbiamo hanno bisogno. abbiamo bisogno di assistenza, anche perché io non ho bisogno. Il lettore Roberto Lighi, come dicono il grande Roberto Lighi di lettore, c'è il nostro fluffer Jimmy, Il grande. che è qua Jimmy. che ci tiene sveglia. E non solo, c'è dietro nascosto Scodella! Bravo Scodella! Sorella che sta facendo un master in segalometria. Ah, bene! Parlando della sua passione. Sì. 10 note. Ok, poi ci spiegherai più in là tecnicamente di cosa, come funziona la segometria. Sì, adesso Ok. io. Però la dottoressa è venuta oggi con un'idea molto carina, che noi ne parliamo da un po', il fatto che accendi il telegiornale, il notiziario, c'è solo brutte notizie. Quindi la dottoressa dice, io voglio spargere un po' di buon umore perché si avvicina il weekend. E oggi ci dirai tutte le buone notizie di Esatto. oggi o ieri, in questi giorni qua. Sì, in questi giorni comunque di attualità, anche perché proprio come dicevamo in uno degli One Minute Psychology, la nostra mente, ormai il nostro cervello è maggiormente predisposto a raccogliere le cattive notizie e quindi anche il nostro mood di conseguenza si assetta su un piano di Ma è tipo diventato negativo. così o lo è così? Allora, noi diciamo che per sopravvivenza siamo abituati ad essere maggiormente attenti. ricettivi verso le cattive notizie, perché quando eravamo primitivi, ovvero come tu Parli sei per rimasto, te. ovvero come tu sei rimasto, dovevamo stare più attenti al pericolo. Sei troppo grosso. Dovevamo stare più attenti al pericolo ed è la ragione per cui siamo ancora oggi più attenti alle informazioni Ok. che possono Quindi rimandare al entrano pericolo. diretti quelli per, Sì. per proteggersi in Sì, un certo esatto. senso. Ok. Quindi noi oggi invertiamo la tendenza, era un pensiero che con Robby avevamo già avuto questo inverno. Bello. E quindi diamo la prima buona notizia del giorno. Aspettiamo, Tu. adesso o mandiamo un po' di... Mandiamo una canzone. Mandiamo una canzone prima, Ok. dai. World Up dei Cameo. Cameo. World Up dei Cameo, siamo qui con la dottoressa Chiara Cenci, che è l'amica della Laura Cenci, sì, che era qui prima. Allora, è il momento per ringraziare e salutare tutti. Cos'è sto che suona? Non io. C'è un telefono che suona. Ieri ho beccato Marcella Sarettina che ci ascolta, è molto felice, quindi un grande saluto ai ragazzi di Sarettina 152, a Max di Mondoverde che sta annaffiando adesso, che ha visto come è dato su le temperature, danno 29 gradi, questo che è il povero Max che annaffia tutti i giorni e notte a Mondoverde. Poi c'è da salutare i ragazzi che so che è andata la mia amica a trovare Viola e Roberto a Sabbia-Rosa di giù in Viale Dante Riccione, e anche Papete, che anche loro saranno felici che è entrata un po' di sole perché dalle 9 di mattina fino a tramonto tutti i giorni Solo festa. sono aperti. No, di giorno no, tranquilli. La festa più o meno arriva alle 5 perché tutti i giorni c'è un DJ e poi loro le mitiche feste, loro il weekend. Ricordiamo che la Notte Rosa è il 19 di giugno invece a luglio quest'anno. No. La dottoressa Chiara Cenci è un'esperta di ballare sui sabbioni. Sì, io sono una grande fan del ballare sui sabbioni Sì. sotto cassa, con questo orecchio qui. proprio. Sotto cassa, tipo con la sabbia fino alle caviglie, lei è felicissima. E lì a Papete non puoi sbagliare. Ok, allora, perché qui Chiara Cenci, l'amica di Laura Cenci? Perché ha deciso di regalarci un po' di buone notizie, perché noi ci diciamo sempre che c'è sempre solo brutte notizie, che ci deprime. Quindi, a te la parola, dottoressa. Oh, grazie Filippo. Prego. Devo chiamare Philip. Qui chiamami come Ok, vuoi. Prince Philip. Allora, la prima buona notizia che diamo oggi, che per me è stata molto rincuorante, è che lo strato di ozono
continua a rigenerarsi. Ci parlano del buco dell'ozono, del dramma Tu non del eri buco nata? dell'ozono. Io non ero nata ancora quando ha iniziato a bucarsi l'ozono. Sì, sì, noi ci ricordiamo, ti ricordi? Hanno bandito subito Le spray, le bombolette. bombolette, Col propano. anche il liquido che metti dentro l'aria condizionata era freon, adesso è un'altra cosa perché c'era un buco nell'ozono così. Certo, che ha continuato per un po' a espandersi, invece ci dicono oggi che continua a rigenerarsi. Gli scienziati confermano che il buco dell'ozono sta lentamente richiudendosi grazie agli accordi internazionali contro i gas inquinanti, quelli che emetti tu in continuazione sostanzialmente. Solo dopo aver mangiato i broccoli. Esatto, e questo ci possiamo dire che è un chiaro esempio concreto di cooperazione globale che sta funzionando, quindi vogliamo nutrirci. Buono. Un applauso al buco. Un applauso alla popolazione mondiale, Anche direi. un applauso al buco dell'ozono, Sì. perfetto. A me piaceva. A te piaceva il buco Perché ti nell'ozono? abbronzavi di brutto col Sì. buco dell'ozono. Ma Basta perché? 2 giorni al mare. Solo le radiografie. Perché il nostro Flav è un gran fan dei buchi, in realtà, per cui come potete esimersi dal buco nell'ozono, o no? È senza freni oggi la dottoressa. No, dopo che mi hanno detto che la mia mente si è sviluppata integrando per lo più il maschile, io ho deciso di accoglierlo e di Ok. portarlo come punto di onore. Ah, quindi nel nero, durante il nero possiamo parlare liberamente. Certo. Perché normalmente non lo fanno. Va bene. Ok, siamo a posto. Allora, cosa c'è? Prossimo pezzo? Mike Oldfield con Foreign. Foreign Fern affair. Affair. Caulfield. Come avete sentito? C'è una voce femminile, insomma, femminile. Sì, dai. Che è con noi la dottoressa Chiara Cenci, che ci fornisce quei momenti di riflessione di One Minute Psychology, come dice lei, Ho cambiato. perché ha deciso di venire qua a spargere del buon umore, raccontandoci delle buone notizie. Sì, ci proviamo. Allora abbiamo parlato del buco dell'ozono che sta chiudendo, Mhm. e anche quello era il primo? No, quello ancora non l'abbiamo detto, Ah, ok. quello è uno spoiler del finale. Ok. No, adesso parliamo invece di comunicazione. Ok. Ok, comunicazione di massa. Parrebbe che stia crescendo il giornalismo costruttivo. Sai cosa vuol dire costruttivo? No. Che dà qualcosa in più, cioè che porta a un miglioramento. Una crescita costruttiva è una crescita volta al miglioramento. Sì, Quindi costruttivo so cosa vuol dire. Ah, però il vedi, non lo giornalismo. sapevi? No, No, il quella giornalismo parola- costruttivo che cosa significa? Che sempre più media raccontano anche ciò che funziona. Esempio. Come noi. In Italia stanno aumentando progetti editoriali dedicati alle buone notizie. Ah beh, vedi Quindi che vedi, siamo avanguardia noi. precursori, certo, Siamo assolutamente. Sempre Roberto, siamo avanti. Ci copieranno anche questo, guarda. E infatti l'obiettivo è proprio quello di informare senza andare ad alimentare tutto quello che è il clima di paura e allarmismo. Sì, allarmismo. Sì. Non ci vuole tanto perché è solo quello in questo momento. Solo Però- ed esclusivamente quello, infatti era proprio da qui che è nata la nostra idea, no? Sì, Che sì. apri il telegiornale ed è tutto sempre una disgrazia, che succedono ed Come- è giusto che ci sia un'informazione, però il punto è che se è solo un'informazione negativa, Diventerà finiamo più- per essere tutti, Negativi. come dicono gli adolescenti, ansiati. Dicono così, Scodella? Sto ansiata, sì. Tu parli la loro lingua. Certo, loro Yeah. vorrebbero stare nel chill, ma la verità è che Senti sono qua, sempre senti. ansiati. Senti che linguaggio! Io. Ma- Questo è l'ultimo corso che ha fatto lei, che non Esatto. c'era mai il weekend, era imparare queste frasi. Esatto, sempre nel master di segometria, è sempre stato lì che ho preso queste frasi. Confermo. Bello! Allora una conferma di Scodella nel basso fondo, laggiù in fondo, cosa fa l'ascolto lì dietro? Allora, dopo questo pezzo di buona notizia andiamo avanti con un po' di music. Cosa abbiamo, Robby? Un altro Coldplay. messaggio positivo. Ah, però. Viva la vita dei Coldplay! Siamo Bellissimo. positivi oggi, questo è un bel pezzo. Sì, Siamo io ho sempre delegato pronti. un attimo alla dottoressa Bene, Chiara Cenci, mi perché farò sto cercando amministratrice una cosa. delegata, Prego. così completiamo il quadro di sostegno. Allora, andiamo avanti con le buone notizie di oggi e questo Ma interessa. spiega perché? Che cosa? Perché andiamo avanti con le buone notizie? Sì. Perché oggi abbiamo come proposito quello di fornire ai nostri ascoltatori un po' di
I nostri, a Salaga. Good vibes, Sì, sì, good i nostri vibes. sono qui, quindi ascoltano Beh, hai anche me. ragione. Smetti di fare l'egocentrato. Quindi, siccome siamo bombardati da bad vibes e bad news, oggi ci concentreremo sulle buone notizie. Abbiamo questo presupposto. Quindi oggi voglio dare una notizia che interessa molto ai nostri Roby e Filippo, che sono diventati dei cultori della loro forma fisica. Ah, sì, Chiaro. sì. Esatto. Prima e dopo la cura? Prima e Prima dopo? e O dopo. prima e dopo, dipende No, da... tutti e due super in forma, però è molto interessante perché scopriamo oggi che i giovani europei ricevono incentivi per prendersi cura della loro salute. A Malta i ragazzi tra i 16 e i 21 anni riceveranno un abbonamento gratuito in palestra per 6 mesi. 6 mesi, che è un grande investimento pubblico sul benessere fisico e mentale delle nuove generazioni. Caviamo i ragazzi dai cellulari e mandiamoli tutti No, no, in ma palestra. e questo è incluso te, Scodella, che si è sempre attaccato. Ah, Il- miracolosamente l'ha messa in tasca in quell'istante. Esatto, È ma stato- perché ci sta ascoltando il nostro Scodella, in realtà è uno dei giovani che si stanno impegnando per migliorare la loro salute mentale. Bravo. Cosa che dovresti fare anche tu. Ah, dici? Sì. Dici, Vedi? ormai. Sì, ma ormai non è mai troppo tardi per Io se prendersi fossi cura. sindaco, io farei una multa per ogni chilo in eccesso, ogni cittadino che ha un peso a forma di 75 kg. 78, 3.000 euro di multa. Sei ignorante, non si può dire una cosa del Esatto, genere, sono perché d'accordo. prima di tutto dipende dal BMI. Vabbè, infatti lo Perché calcoli. se tu sei 78 kg per 1,90 m, addirittura sei No, no, lo sottopeso. calcoli, giusto, se tu superi un chilo, 1.000 euro di multa, il comune sa quanto devi? Non sono proprio d'accordo. Neanch'io. Se fossi Sponsori- sindaco. Dissociamoci. Fortuna vi dissociate? fortuna che non è sindaco, perché siete sovrappeso voi due. l'importante No, ma è la il body positivity. Ma in positivo. Se uno sta bene col suo corpo. Se tu sei sovrappeso ma stai bene, l'importante è che il tuo fisico stia bene e che Sì, tu appunto, mentalmente però se stia sei, bene. se Sono sei, d'accordo. sei sovrappeso proprio dimostrato da un medico, allora hai 6 mesi per metterti in forma, se non multe. E se proprio superi un po' non puoi uscire di casa. Ma guarda, cioè Filippo raggiunge degli dice- estremismi. dissociate, Invece che mutinamento che c'è. un sindaco dovrebbe dare dei fondi alla popolazione con problematiche fisiche per incentivare il loro benessere. Uno Se no Se no psicologo, prendi i fondi un da loro, abbonamento. ma quella è un'altra cosa. Sì, esatto, si ma chiama io- proprio giusta e equa disposizione dei fondi per la salute. Sono d'accordissimo. Anch'io. Oh, per fortuna. Scodella, come ti chiami su Instagram? Ale Ale Righi, Righi. è giusto? Così Vabbè. l'abbiamo detto. Scodella, abbiamo scritto Scodella, non è uscito. Attento perché adesso abbiamo un super pezzo, ve lo Vai. voglio dire. Alicia Keys con Jay-Z, Empire State of Mind. Che pronuncia, dottore. Foreigner. Vai, ti scrivone, giusto? The Beatles Twist and Shout in onore di Scodella perché ha il taglio di capelli uguale a Paul McCartney. Lui dice di no, ma invece lo siamo andati a vedere, è identico. Vabbè, oggi proprio pullula lo studio. È arrivato Giulio, il nostro bravo Giulio. Quindi se ti senti male chiama Giulio, ti salva la vita, perché Giulio ha recentemente salvato la vita. Jimmy non sta bene oggi, quindi stai vicino, se ne vedi che non sta bene, un po' di respirazione bocca a bocca, lui è felice. Vedi, questo è un esempio di messaggio positivo. Infatti Abbiamo lui lo è, non si direbbe a vederlo. Di quanti anni? Devo farne 20. Ne deve fare 20 che ha 19. salvato una vita. Sì, però a vederlo non si direbbe. Ma non è vero. Quindi la vita è piena di sorprese. E con lui la sua badante, brava! Ma no, lei non parla italiano, è di Bucarest. Are you well? Everything okay today? Io non so Hello. come fare, lo giuro, What is sempre. your name? Cioè, What is your name? Caterina. Ah, Caterina, ma Caterina. si vede che hanno Caterina anche in Romania hanno il nome Caterina. Guarda, io non lo farei più parlare, Romy. Tra l'altro con questi ultimi due pezzi abbiamo fatto prima un'immersione in New York, Sì. New York State of Mind. Sì, e Quando poi- sono arrivata a New York l'inverno scorso mi sono messa queste nelle cuffiette e mi sono sentita troppo Beyoncé. Uguale, con due qualche gocce d'acqua. taglia in meno, sì, di seno, solo di Sì, seno. sì. E poi la seconda con Dirty Dancing, adesso verificheremo se quel pezzo era in Dirty Dancing, Ma non però mi c'era sono... Be My Baby. C'è la Bima che è bellissimo di Phil Secondo me Spector. ce n'erano diverse, però Sì, non comunque c'era. io sono diventata Adesso, subito- attenzione. Vado a cercare. Attenzione, il direttore Roberto Lighi Perché io va mi a sono verificare. sentita Baby in un attimo, che non può stare in un angolo. Ah sì? Sì. Beh, sì, però chiuso nel baule della macchina, sì. Allora, adesso mandiamo, cioè il disco limone è la nostra idea di
è la nostra idea di ricordare quei dischi che non c'era. Vabbè, ok, non c'era. Roberto che è fiscalissimo, che ha paura delle querele, perché paga nel 2. Allora, il disco limone sono quei dischi che ci portano indietro a momenti belli, romantici, anche a volte un po' scomodi, nei primi limoni, i primi incontri romantici, e ho un disco che uno mette sottofondo, che poi faccio raccontare una storia da lei che mi ha fatto molto ridere, te lo ricorderò. E oggi Foreigner è un po' cheesy, questo è un po' mallet. Foreigner con I Want to Know What Love Is. Sì, era un po' capelli cottonati, Ok. uomini col mallet o con la I scoda. miei preferiti. Sì, se ti piace il mallet. Te ti piace il mallet. Come si chiama? Foreigner. Foreigners con I I Want to know what love What is. Love Is. L'episodio. Ho fatto il corista anche per Aerosmith. Allora, siamo qui con la dottoressa Chiara Cenci e durante questo pezzo ci ha raccontato, perché prima abbiamo mandato il disco Limone, che è quei dischi che uno mette su per creare un'atmosfera o che ti ricordi i momenti romantici, ma la dottoressa Cenci anche con un riassunto professionale ci ha raccontato un episodio, se la volesse condividere con noi, che è anche un messaggio ai ragazzi che sono in ascolto, di leggere la stanza, si dice in inglese, Esatto. no? To read the room, cioè ci sono cose che vanno bene per alcune situazioni e cose che non si fanno. vanno proprio bene. Prego dottoressa, Allora, prima di tutto ricordati che sei una dottoressa professionale. assolutamente, ma no, ma scherzi, no, volevo insomma dire ai nostri ascoltatori che fortunatamente non hanno ascoltato i dialoghi del momento musica, perché abbiamo raggiunto Grazie a dei Dio non è mai altissimi. successo che per sbaglio abbiamo lasciato aperto il microfono. Altissimi, abbiamo spaziato proprio in temi di grande altezza, Esatto. elevati. Allora, Culturali. un'amica una volta mi ha un'amica? raccontato, un'amica, sì, chiedo per un'amica. Ok. Mi ha raccontato che in un momento di intimità voluto, cercato e come si dice? Casuale, tipo un Assolutamente incontro casuale, così sì. d'impeto. Esatto, in cui ha chiesto al ragazzo, insomma, di creare della No, è lui che l'ha offerto. Sì, giusto, hai Lui ragione. ha detto: posso mettere un disco? Rifacciamo la scena. Sì. Ok, io sono il ragazzo. Sì. Senti bella, perché ovviamente non ti ricordo il nome che ti ho appena Certo. conosciuto. Bella, se posso mettere un po' di musica in sottofondo per creare un'atmosfera. E tu? E la mia amica dice La tua certo. amica, scusami. La mia amica dice certo, mettimi su una canzone. Ecco, ok, aspetta, Ok. che qui luce suffusa, ormoni al massimo. Esatto. Lui va lì col telefono attaccato a una cassa cassa, Bluetooth, esatto, sì. preme play. E Tu, spunta. la tua amica, scusami, Esatto. tutta Amico. infervorata, piena di ormoni, e cosa esce dalla cassa? Lo possiamo dire? Certo. Ok, Neon di Sfere e Basta. Per noi è no, cioè, ma non deve essere, io non la conosco perché evito, però deve essere una delle canzoni meno romantiche. No, so che la mia amica insomma gli ha detto guarda bisogna che cambi pezzo perché così mi sembra di approcciarmi a un minorenne, cioè nel senso ogni cosa ha il suo momento, e Ok. quello non era il momento E di quindi ricevere. lui poi ha proposto? Fiocco Rosa di Lucio Battisti. Vabbè, Siete uguali. Non conosceva le vie di mezzo. Comunque Ah. alla fine è andata bene così, nel senso che È andata bene così? Sì, ognuno per la sua. Ah, perché non mi hai raccontato proprio, tua amica non ha raccontato esattamente No, ha così. raccontato che alla fine insomma l'approccio non è andato bene ed è finito in una sorta di momento di conforto del ragazzo che era caduto nello sconforto. Per un motivo. Non si dice il Non si motivo. dice. Ok. va bene. Bene, potete immaginare. Come Jimmy? Niente. Ok, allora perfetto. Quindi ogni cosa Ha la il sua, suo- come si dice? everything has. Per la cosa della room, intendo. Come hai detto che si chiama? Oh, you read the room. You have To read the room. You must. You must read the room. Read the room. Read the room vuol dire Buono legge. per il momento. Cioè, entri in una stanza, ma vale anche per noi come DJ. Non è che entri alle 5 di pomeriggio, sono tutti seduti a sorseggiare un Moscow Mule e vai giù pesante con Cassandura ballare sulla pioggia, sì. Esattamente. E lo fanno. Lo fanno tanti, lo fanno, specialmente dopo di me, che non ho mai capito perché. Reading the room vuol dire leggere la stanza, cioè rendersi conto della situazione, del mood che c'è nell'aria.
Quello vuol dire, non come in italiano. Sì, legge l'atmosfera, cioè non so Accorgersene come dire. del momento. Vabbè, avete capito. È l'orecchio del DJ, quello che dovrebbe avere. Abbiamo una canzone? Sì. Tears for Fears. Shout. Stai migliorando. Ok, siamo qui. Allora, facciamo un piccolo riassunto della giornata, ringraziando i nostri sponsor che è Max Mondoverde, il Saretine 152, il Papetea sulle mani e anche Sabbia Rosa Bijou in Viale Dante, che è il nostro sponsor più lontano. Mettere un po' di eco anche a te. Sì, sì, sono Filippo Nardi. E lo studio pullula di varie generazioni, oggi dal vecchio che sono io al giovanissimo che è, chi è più giovane? Scodella? Sei te il più giovane? Però sono venuti con loro. Vabbè, mettetevi d'accordo ragazzi, ma non riuscite a mettervi d'accordo di niente, vi conoscete da anni, non sa chi è più giovane. Anche lui. Ma chi è più giovane? Io. Scodella è più giovane, perché c'è Scodella, c'è Giulio e c'è la ragazza, come si chiama quella La che ragazza fa? alla pari. Alla pari. Hello, do you like pasta? Do you like Italy? You like Italy? Sì, ha imparato sì, perché lei è di Valona o di Bucarest, non so da dove viene. Dai, di la verità, Caterina è il nostro futuro, fra 20 anni che diventerà primario di cardiologia. Io verrò a bussare alla porta, lei si ricorderà che l'ho presa in giro e mi manda in fondo alla corda. Esatto, sarà proprio così. Sì, non mi fa le valvole. Bene, ok, andiamo avanti con. No, aspetta, ma per l'ospite più importante, la plurilaureata, allenatrice del. Master. No, allenatrice del pianerottolo pelvico. Del pianerottolo pelvico. Stai facendo un corso? Sto facendo gli esercizi, sì, per il pianerottolo pelvico per diventare insegnante di Pianerottolo. per il pianerottolo pelvico. Che è importantissimo, sì, diciamo. che va insieme al master. Il master In segometria. Che quello è. Che quello è di Ale. Allora, Chiara Cenci qua perché abbiamo deciso di iniziare questo parlare delle cose belle, perché non si può accendere il telegiornale, aprire un telefonino, leggere un giornale senza questa roba che ci massacra con le cose depressive, perché come lei, dottoressa, insegna, i nostri cervelli tendono ad assorbire con più facilità le informazioni negative. E sono i conspiracy theorists sanno che questo è un modo per controllare i popoli. Sì, io non sposo le teorie di cospirazione perché credo che il nostro mondo sia già sufficientemente angosciato. Esatto. La verità. Comunque. Però c'è chi dice che se rendi la paura è il miglior modo per controllare una persona. Per controllare. Esatto, e noi che non vogliamo controllare i nostri ascoltatori invece proponiamo informazioni positive. Vai, in primis abbiamo ascoltato il telegiornale prima la pausa TG e ci hanno dato un'informazione positiva, ovvero che il nostro paese economicamente dall'anno scorso è cresciuto dello 0,5%. Che 0,5 da qualche parte bisogna sempre partire, giusto? Giusto. Ok, quindi ci accontentiamo anche di questo, no? Benissimo. Ora diamo noi un'altra buona notizia che in realtà per me e per tutti noi ha anche una valenza che emotiva, diciamo. La notizia riguarda il fatto che alcuni tumori oggi hanno percentuali di guarigione altissime. Per diversi tumori infantili la sopravvivenza supera ormai l'80-90%. Ah, però. Negli ultimi decenni la ricerca ha trasformato diagnosi una volta devastanti in malattie spesso curabili. Questa è la migliore. E questa è veramente una. Abbiamo con noi Caterina, Esatto. che studia per diventare medico. Esatto. Noi ci fidiamo di te, mi raccomando. Esatto. Mi raccomando, E quindi volevo dire, visto che noi come famiglia, la mia famiglia ha fatto esperienza di una malattia l'anno scorso che purtroppo non è finita bene, ma non poteva finire bene e siamo stati accompagnati da un'equipe incredibile di persone che si sono prese cura. In Italia è l'eccellenza in questo campo, sì. Anche se c'è la fuga dei cervelli che è non indifferente. Qualcuno c'è ancora. Però no, soprattutto qua dalle nostre parti abbiamo l'IRST che offre una qualità di cura veramente altissima. Cos'è e un istituto? È un istituto, sì, istituto Romagnolo. Dov'è? A Meldola si trova. Ah, ok. E ha un'equipe di cura incredibile. Nel nostro caso si è presa cura tanto della mia nonna.
Barcellona. Io sono andato a trovare nostra amica lì a Forlì, in quel pazzesco ospedale pazzesco, e devo dire che avendo vissuto a Milano, a Roma, a Firenze, cioè siete messi bene qua, Anche a quello di Cesena sono andato a trovare una signora che si è fatta male, una vecchietta nel reparto, erano carinissimi, quindi non vi lamentate della sanità in Romagna perché siete messi bene. No, infatti, Scusa, e ti per ho preso. chiudere, no, assolutamente, hai fatto bene a interrompermi. Dopo questo momento cuore, dedichiamo una canzone che è proprio dedicata alla mia nonna, che è Sempre per sempre di Francesco Come si De chiama Gregori. tua nonna? Adele, la mia Non Adele. Adele. Adesso piange. Ok, questa è una dedica alle nonne. Sì, alle E nonne. chi ce l'ha, siete fortunati, ascoltatele, coccolatele, e chi No, non ce l'ha guarda. più, non dimenticatele mai. No, anche perché sai cosa hanno di buoni i nonni? Che siccome sanno che ci accompagneranno solo per un periodo di vita, perché proprio cronologicamente nel migliore dei casi, no? Sì. Ci possono accompagnare solo per una fetta di vita ed è come se ci donassero tutto quell'amore un concentrato. per poi farcelo bastare per tutta la vita. Io dicevo che mia nonna cambiava l'aria nella stanza quando entrava, cioè appena per me, cioè sembrava che la stanza fosse più piena. Però c'è un'altra notizia molto positiva che vogliamo condividere con voi. È che questo è il nostro reparto di effetti speciali, perché tu ne devi sapere che sotto, 2 piani sotto, c'è reparto effetti sonori, reparto effetti speciali. Sono Supporto 40 psicologico. c'è 40 persone che lavorano qua sotto, Mamma mia. Sì, sembra. Quello che funziona così. Esatto, perché Ok. i dati dimostrano che siamo in crescita. Allora, è una giornata importantissima. C'è qui con noi, c'è Jimmy che oggi è un po' moscio, poi c'è la nostra amica di Bucarest, Catherine, hello. Poi c'è Scodella, c'è il direttore grande Roberto Lighi, ma c'è anche Giulio che vuole fare un annuncio. Anzi, lo faccio io. Vai, fallo tu. Giulio, si è fatta la doccia! Bravo Giulio! Giulio! Ha anche una grande cura per la sua igiene. Ovvio, ma non però Faccio solo per filo. il buco dell'ozono sta chiudendo anche perché lui risparmia energia non lavandosi, gas non lo consuma, la luce neanche, perché non mette piedi in bagno. Il nostro eroe. Sì, Grande. è un grande Giulio. Bravo Giulio, noi siamo felici. Con sapone o senza? No, senza. Ah beh, È una sciacquata. no, si fa a passi. Rispetto al pH della pelle. Non quindi. esageriamo. Sì, non esageriamo, E la maglietta è pulita? No. Vabbè, non esageriamo. Dall'altra parte. Il nostro amico idrofobico Giulio, cioè, come si cura, dottoressa, come si cura l'idrofobia? Bisognerebbe capire da dove è partita la fobia per l'acqua. Per c'è anche una fobia dell'igiene o idrofobia, cioè non ti lavi idrofobico, o c'è anche una fobia di non essere pulito? Ci sono tutte e due, sono due forme di caratteristica ossessivo-compulsiva. C'è chi si lava tanto e quindi è germofobico, c'è chi invece non si lava e bisogna capire cosa c'è dietro l'atto di non lavarsi, quindi preservare. Dei gran tarzanelli ci saranno dietro, secondo me. Allora, con questo... Non si può parlare di serio. Ha detto cioè. cosa ci sarà dietro, uno che non si lava, dei tarzanelli. Allora andiamo con questo, giustamente è un'osservazione. Giusto anche rimarcare. Roberto. Andiamo avanti con la prossima pezzo di musica, Roberto. La prossima canzone di Tanita Tikaram. Sì. Twist in My Sobriety. Bravissima. Oh my god. Beh, è un... Pride in the Name of Love di U2. Che carica ci ha dato questo pezzo? Che Siamo sono pronti ad andare in spiaggia? Sono carichissima. Vero? Sei Manca super ancora maschio. 20 minuti. Sono super maschio, si sente da lì? Sì, madonna, sento l'odore. Ah. Io però mi lavo. Allora, ecco, non è la mia voce, quella che è appena entrata, è la voce della dottoressa plurilaureata Chiara, mia amica Cenci, che è venuta oggi per donare del buon umore con le sue good news. Esatto, non dell'altra sponda. No, good Stiamo news su di questa questa, sponda. andiamo su Esatto. questa sponda Sì, qua. sì. C'è qualcos'altro? Certo. Abbiamo detto del buco dell'ozono, Avremo dei buone- cure del cancro. Sì, Perché- avremo buone notizie per tutta l'estate. Vai. Allora, gli animali tornano in zone dove erano spariti.
pensiamo un po' anche agli animali. Io e Filippo poi siamo amanti. Infatti degli io animali, sono no? venuto qua in Romagna 30 anni fa, ci sono tornato. Ci sei... Sì, Torna. è un animale autoctono. Sono diventato autoctono, sì. Pensa a te, comunque in molte aree europee stanno ricomparendo api, lupi, fenicotteri, i tuoi preferiti. Ah, belli. Ieri sono passate le saline, sono passati sopra una quarantina, ma quanto sono belli i fenicotteri. Spettacolo. Io quest'anno me la vado a prendere Sì, uno. no, anche perché Filippo ha questo sogno Sì, e praticamente lui vuole rapire un fenicottero e tenerlo un giorno a casa. e portarlo in giro a Ha guinzaglio. questo guilty pleasure, No, è in bucket list. bucket list, My bucket list è portare in giro a guinzaglio un un fenicottero. fenicottero, ognuno ha i suoi. Sì. E quindi sostanzialmente Arrestato dalla forestale. subito, Sì, proprio. sì. Quindi tante specie stanno tornando a riabitare zone prima abbandonate grazie a progetti di tutela ambientale, e questo è un piccolo segnale che alcuni ecosistemi riescono ancora a rigenerarsi. Cioè le api sono fondamentali, ragazzi, cioè impollinano le piante, portano Sì. alla rigenerazione degli alberi, gli alberi ci danno ossigeno, quindi Sì. quando Qui non ci- mancano, eh. no, quello no, ma siamo fortunati in Mamma Romagna. mia, è bellissimo. Io appena esco la mattina faccio dei respironi. Ma pensate che una volta con un ragazzo che faceva il travel blogger parlavamo delle regioni più brutte d'Italia e io non sapevo assolutamente dire quale fosse la regione più brutta d'Italia, E qual perché è? l'Italia è un paese meraviglioso, come dice Autostrade per Alessandria. l'Italia, no? Ma non è una regione quella. Vabbè, allora Piemonte. No, non c'è una regione più brutta, e lui andava a dire che la Romagna, l'Emilia Romagna fosse la regione più brutta Ma d'Italia. non, no, ma. Mi sono infervorata Ma di sì, sì. fatto- E cosa manca alla Romagna? I ghiacciai. Ascolta, I vai sui ghiacciai. ghiacciai, vai ai Seabird come il pinguino reale. L'Italia Come- è tutta come bella, l'orso sì. polare, Siamo vattene proprio distinguere. fortunati. Vero, Non ci sono i vero. ghiacciai in Romagna, ma quindi? Ma sta Ma chi va. se ne frega? Ma lascia È stare. in dialetto come diresti? Ma sta Ma boh. sta buono. Sta Ma bomba no, là anche anche. perché va bene, non avremo i ghiacciai, ma cosa manca all'Emilia Romagna? Niente. Dai, parliamone. Cosa manca? Fammici pensare se manca qualcosa. Abbiamo la montagna, abbiamo Sì. la pianura, abbiamo il mare, non abbiamo i ghiacciai. Adesso abbiamo Filippo Nardi. Nardi. Mamma mia, non c'è mai. La Romagna è al completo. Quindi la buona notizia è che stanno tornando gli animali. L'altra sera, tornando da una trattoria da qualche parte, una volpe, anche una volpe, si è fermato. Io ho tirato giù il finestrino. Micio. Sì. Ho detto Micio, che non è un gatto, sperando che lui Capisse? capisse e venisse a casa con me. Non ha capito. No, però mi ha guardato per un po' e poi se n'è andato. Va bene, adesso allora puntiamo a rapire una volpe. Rapire. Rapire, no? Ospitare. Per Ospitare, un anche breve- perché a casa di Filippo Nardi un animale non può essere altro che ospitato, ragazzi. Esatto, perché ha visto chi vive a casa mia con me. Certo, il È suo un re, gatto è un re. rosso che si chiama Ziggy, Ziglino. Ziggy, che poi comanda lui. Esatto, assolutamente. Adesso si è messo a parlare, È un eh? king. Ma Sì, ex king. perché È ha- fluido, perché è fluido, è l'ha fluido. castrato, È sì, flu- quindi è adesso è un fluido. po' Non meno io, king. non io. No, tu Non ho sei fatto io. castrato. No, io non sono castrato, no, e non ho castrato io il mio gatto. Vabbè, ci sta, hai Poverino. fatto per il suo bene. Sterilizzato è la parola che preferisco. Comunque è una responsabilità sterilizzare i gatti. Certo. Perché così non fanno migliaia di gattini in giro che vengono abbandonati. No, e infatti, non- bravissimo, bravo. momento sensibilizzazione. Io che sono una gattara esattamente come Filippo, sui miei social adesso è murato pieno di cuccioli di gatto, che dopo vanno collocati, cioè meravigliosi, però il problema è che molto spesso stanno in zone disabitate, quindi c'è una sovrappopolazione di gattini. I gatti vanno sterilizzati, Sì, ragazzi, per e quanto adottati, siano non gattini. comprati quelli di razza da migliaia di euro. Andavate a salvare un gattino che ha bisogno della casa, perché sono molto apprezzano molto l'essere salvato. Il mio è di un affettuoso. Ma loro lo sanno. Sì, sì. Lo sanno, e poi tutti i gattili, soprattutto a Forlì, cercano volontari. Sappiatelo, io inizierò adesso perché vado a coccolare piccolini. Mamma mia, ma sono però bellini. stanno cercando volontari, quindi chi ha del tempo libero che vuole dedicare al E bene. sverminateli anche, se no, perché quello si passa agli esseri umani. Beh, io li ho avuti i vermi. Cioè, beh, Un non la mese volevo. fa. Presi da un gatto, forse. No, lavoro con i bambini. Ah, che vanno sverminati anche i bambini. Certo. Vermox ha tutto spiano Ha per tutto? aprire l'estate, ma sì, non ci facciamo mancare nulla. Ok, Doc, grazie. Abbiamo altre 2 o 3 notizie prima della fine? Cos'è sto countdown che vedo? Cos'è partito la roba? No, abbiamo la canzone Cos'è dei The questo? Pretenders adesso. Oh, The Pretenders. Che è bellissima. Don't get me wrong. Vai. Adoro, questo mi fa venire la malinconia di Londra, perché proprio è una canzone che rappresenta London, perché loro erano proprio, tra l'altro, nella zona dove sono cresciuto io, è proprio
English, British direi. Allora, con noi qui la dottoressa Chiara Cenci, che ha portato ha realizzato le nostre idee che abbiamo da un po' di portare le buone notizie, soprattutto per contrastare un po' di par condicio tutte le notizie di schifo che vanno in onda dalla mattina alla sera. E stiamo quasi al termine, quindi tu volevi già chiudere con questo qua? Se siamo pronti a chiudere? Sì, più o meno, dai, racconta quest'ultimo che mi hai chiesto. Ok, no, volevamo chiudere, a parte augurando ai nostri ascoltatori un'ottima giornata, perché questo è sempre importante, sperando che possano godersi il sole per chi ci ascolta dalle nostre parti. Volevamo dirvi che ieri, mentre eravamo tutti impegnati a correre al lavoro, litigare online, affannarci dietro pensieri negativi, ascoltare soprattutto notizie negative, in Italia nascevano circa 1000 bambini. Bello. Quindi 1000 nuovi In un giorno? inizi in un giorno. Però Bellissimo. la demografica non è sempre ancora in negativo, però dovrebbe nascere di più. Sì, però ci stiamo riprendendo, quindi 1000 bambini sono nati, quindi possiamo dirci che 1000 coppie di genitori circa hanno avuto il coraggio, in dei tempi come i nostri che sicuramente non spronano, no? A motivarsi nel mettere al mondo vite, hanno avuto questo coraggio, quindi Bravi. diamoli in bocca al lupo a questi 1000 nuovi inizi. Bravi. Ah, io ho letto una cosa che... Chi è? Chi c'è? Indovina. Max Press. Esatto. Ho visto l'ombra, c'è stata una specie di eclisse, cioè non c'era più luce, è arrivato Max Press, che è stato Max Pers per un periodo ed adesso è Max Trovat. Dove sei stato? Ciao Max. Buongiorno. Eccolo, allegria, parlavamo di allegria. Stavi dicendo che hai sentito una buona notizia. Ho sentito una notizia interessante che il periodo dell'anno dove ci sono più nascite, e c'è un perché, e tra l'altro anche mio figlio è nato a settembre, settembre-ottobre sono il periodo più concentrato di nascite. Perché? Perché stai in casa di No, gennaio, no, febbraio. perché sotto le feste la gente fa più l'amore. Infatti io il mio l'ho concepito, non sto scherzando. A Capodanno? No, il giorno di Natale, dopo pranzo, un quarto d'ora, forse meno. E quindi settembre-ottobre c'è un sacco di nascite perché la gente in festa si dedica di più alla ginnastica da camera. Bene, 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 una volta di impegno in qualcosa di produttivo. Esatto, una volta. No, una volta ogni tanto. Allora, più o meno siamo alla fine, vogliamo cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? È Max Press che non ha digerito. Da molto. Sei tu Max? No, una moto, abbiamo le finestre aperte. Vabbè, perché fa un caldo, qua sarà 28 gradi fuori. Abbiamo fatto una pre-sauna. Pre-sauna. Adesso io e la dottoressa Cenci appropinquiamoci verso il mare, Sì, vero? sì, curiamo la nostra psiche e anche il nostro corpo Sì. con le endorfine prodotte dal sole. E respiriamo vitamina D. Vitamina E D. respiriamo un po' Lo di iodio. iodio. Com'è? Iodio. Iodio. Allora, salutiamo gli sponsor che sono Papete, Mondo Verde, Saretina e Viola, Roberto, Irene a Sabberosa Bijou in Viale Dante a Riccione. E la dottoressa tornerà Certo che dottoressa, tornerò. sì, a tirare sul livello. Ma sì, dai, Sì, ma da perché- tirare sul livello, ci proviamo, tiro su Non ci voi vu- più non che ci altro. vuole tanto comunque qui. Con cosa chiudiamo, Robby? Talk. Quale? Such a shame. Che è allegrissimo come canzone, tra l'altro. Poi abbiamo detto parlate di positività, però io sfido di gente di trovare 2 canzoni positive. Ok. C'è Don't Worry Be Happy, un altro? Non ci vengono in mente perché la gente, i creativi creano un momento di Di tristezza. Ok. Più triste sei, più Per la prossima volta creeremo una playlist del buon umore. aiuto, tipo il faremo. ballo del qua qua, queste robe qui. Chiudiamo e salutiamo qui da Filippo Nordi, dottoressa Laura Cenci, Max Press, Laura Cenci. Chiara Cenci. No. Ormai è Laura Cenci. Ma perché? Che non mi parla Dai, tutti i chiamiamola giorni. Laura a sto Vabbè, punto. Laura a Ma sto perché punto. mi è entrato Laura Cenci? Chi può dirlo? Perché ti guardo, Perché pensa a Laura piace la Laura Pausini. Pausini, sì, Non sì. so, vedo Laura Pausini. Sì, quando io sono di ti- Celarolo. esatto. Allora, Max Press, Jimmy, il nostro fluffer, il grandissimo dilettore Roberto Lighi, Scodella, che qui a Discendente, sì. sì, discendente, e io Filippo Nordi. Grande Filippo Nardi, grazie per essere stato con noi. Con voi ci sono sempre. Un augurio e buon pomeriggio a tutti da noi a Radio Centrale e da Romagna Calling. Have a nice afternoon.